Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi tutorial per linoso, andremo a fare un ciondolo, che può essere anche un orecchino volendo, dipende dai gusti. Vi faccio vedere il primo che ho realizzato, che è questo, anche se non è la mia colorazione preferita, lo trovo meraviglioso. Invece il tutorial sarà sulla mia colorazione preferita, quella che io adoro, che è il verde, sempre con una nappina sotto. E questo l'ho montato diversamente, come potete vedere, rispetto a questo blu, quindi lo potete montare sia su una punta che in questo modo. Come materiali non sono tanti, ma adesso li vediamo nel dettaglio. Allora, avrete bisogno di un rivoli da 14 mm, poi avrete bisogno di due misure di roccaglie, le 15,0 e le 11,0. Allora, come 11,0 io per questo verde ho utilizzato le Toho, ma potete benissimo utilizzare le Miyuki, perché infatti questo con il blu l'ho realizzato con le 11,0 della Miyuki, quindi vanno bene entrambe, sia Toho che Miyuki. Quindi Miyuki, Toho scusate, 11,0, le 15,0 che ho utilizzato della Miyuki, due numeri di cristalli. Allora, rondelle sfaccettate 6x4 mm, questo bellissimo verde, e sono i 6x4, e i 3x4, questi. Poi vi serviranno delle Super Duo, che ho utilizzato in questa bellissima colorazione, e sono Super Duo, e le Gem Duo. Poi vi servirà un gancio se volete farci un ciondolo, o se volete farci degli orecchini serviranno perni o monachella. E come filo andrò ad utilizzare un filo di nylon da 0,18. Potete anche utilizzare un Farline. Questo è il materiale che servirà per realizzare questo ciondolo. Io il tutorial già l'ho girato, quindi vi rimando al tutorial. Ciao a tutti! Iniziamo inserendo sul nostro filo 6 cipollotti 6x4 alternati a 6 roccai 11,0. Dopo ripassiamo in tutte le perline e facciamo un paio di nodini. Una volta chiuso il cerchio usciamo da una 11,0 e qui andiamo a mettere sull'ago 5 roccai sempre 11,0, un cristallo 6x4 e di nuovo altre 5 11,0, 5 11,0, un cristallo 6x4 e altre 5 roccai. Da questa 11,0 rientriamo sempre nella stessa, però dalla parte opposta. Rientriamo anche nel cristallo e ci portiamo ad uscire dalla prossima 11,0, e qui di nuovo 5 roccai, un cristallo e altre 5 roccai. E di nuovo rientriamo nella stessa rocaille dalla parte opposta.
in questo modo, e dobbiamo continuare così fino alla fine. Terminato questo giro, portatevi ad uscire da uno dei cipollotti che abbiamo appena inserito, e adesso prendiamo una sola rocaille e ci inseriamo nel cipollotto successivo. Di nuovo una rocaille e ci inseriamo nel cipollotto successivo, e facciamo questo per tutto il giro senza stringere troppo, perché poi dobbiamo inserire il nostro rivoli. Ed ecco qua, abbiamo formato una gabbietta. Ora prendiamo il nostro rivoli, lo mettiamo a testa in giù e andiamo a tirare il filo in modo da stringere la lavorazione sul retro. Ora non dobbiamo fare altro che ripassare in tutte le rocaille 11/0 e in tutti questi cristalli per stringere bene il lavoro. Vedete, in questo modo, quindi fate un paio di giri in modo da stringere bene. Ed ecco qua, questo è il risultato, vedete? Questo è il davanti e questo è il retro. Io adesso sto uscendo dal cristallo, vedete? Vado a inserirmi direttamente nelle rocaille, salendo, uscendo dalla rocaille centrale delle 5, vedete? Dove c'è il cipollotto sul retro, vedete, vado a inserire un altro cristallo 6x4. Il filo esce che va sul davanti del lavoro, io mi inserisco nella fila a fianco, sempre nella rocaille centrale delle 5, e tiro il filo. Invece in questo spazio dove c'è il cristallo 6x4 però sul davanti, andiamo a inserire un cristallo 4x3. Il filo va verso il basso, mi inserisco nell'altra fila di fronte con l'ago che va dal basso verso l'alto e tiro il filo. Questo deve essere il risultato. Di nuovo qui andrò ad inserire un cristallo 6x4 e con l'ago mi vado a inserire dall'alto verso il basso della lavorazione, sempre nella rocaille centrale. E tiro il filo, e adesso nel prossimo spazio vado a inserire un cristallo 4x3, sempre nella rocaille centrale delle 5 della fila di fronte. Vedete? In questo modo. E questo lavoro lo dobbiamo fare per tutto il giro. Ed ecco qua il risultato. Ora usciamo da un cipollotto grande, mettiamo sul lago una gem duo, una 15/0 e un'altra gem duo, e ci andiamo ad inserire nel cipollotto di fronte. In questo modo, di nuovo una gem duo, una 15/0 e un'altra gem duo, e ci andiamo a inserire nel cristallo di fronte e facciamo così per tutto il giro. E questo è il risultato. Ora portatevi ad uscire dal foro superiore della prima gem duo e in mezzo alle due gem duo andiamo ad inserire due super duo, e vi inserite nella gem duo di fronte
sempre nel foro superiore. Ora qui mettiamo sul lago 7 15 0, sono 7 15 0 e ci andiamo ad inserire, vedete, questa è la roccaglia dell'incastonatura sul davanti, proprio l'ultima delle 5, gli archetti che abbiamo fatto all'inizio dell'incastonatura, quindi proprio l'ultima ci dobbiamo inserire in quella roccaglia e tirate il filo, vedete, si posizionano in questo modo. Ora noi usciamo con il filo che va sul davanti della lavorazione, andiamo con l'ago a scendere nella prima dell'altra fila, quella che proprio si trova a fianco, e qui mettiamo di nuovo sul lago 7 15 0, sono sempre 7 15 0 e ci andiamo a inserire nel foro superiore della prima gem duo del prossimo gruppo. E tirate il filo, vedete, si forma questa decorazione. In mezzo alle gem duo andiamo ad inserire 2 super duo e ci inseriamo nella gem duo di fronte, sempre nel foro superiore. Ecco qua il filo di nylon, per questo lo odio, comincia, mi tocca sbrogliare tutto, ed ecco qua, scusate se era formato un nodo. Ora di nuovo andiamo ad inserire 7 15 0, sono sempre 7 15 0 e ci dobbiamo inserire, faccio vedere bene, vedete, l'ultima prima di quella dell'incastonatura qui all'inizio, quindi ci andiamo a inserire con l'ago in questa rocaille, vedete, proprio nell'ultima delle 5, e tirate bene il filo. Ora con l'ago scendiamo in quella a fianco e qui andiamo ad inserire di nuovo 7 15 0, sono 7 15 0 e ci dobbiamo inserire nel foro superiore della prima gem duo delle 2, così, in questo modo, e questo lavoro lo dobbiamo fare per tutto il giro. E questo è il risultato, vedete, sto uscendo dalla gem duo, questa sotto. Ora ci andiamo ad inserire nel foro superiore della prima super duo. In mezzo alle super duo andremo ad inserire un cristallo 4x3 e ci inseriamo nella super duo di fronte. Qui andiamo ad inserire 4 15 0, sono 4 15 0, e ci andiamo ad inserire soltanto nelle prime 2 15 0, solo nelle prime 2, e tirate il filo.
Qui in mezzo andremo ad inserire un altro cristallo e ci inseriamo nelle ultime due della fila di fronte, vedete? La fila di fronte ci andiamo ad inserire solo nelle ultime due e tirate bene il filo in questo modo. Ora di nuovo 4 15 0 e ci inseriamo nel foro superiore della prima superduo. In mezzo alle superduo andiamo ad inserire un cristallo 4x3 e ci inseriamo nella superduo di fronte. Uscendo da questa superduo andiamo ad inserire di nuovo 4 15 0 e ci inseriamo soltanto nelle prime due e tiriamo il filo, vedete, in questo modo. Questo deve essere il lavoro che dobbiamo fare per tutto il giro. Ed ecco qua, con quest'ultimo inserimento di perline il nostro ciondolo è terminato. Io questa volta ho fatto il cappietto proprio qui in mezzo, non l'ho fatto sulla punta come l'altro, e poi vedo se aggiungere o meno questa nappina sotto, devo ancora decidere. Come avete visto è davvero semplice, non è complicato, e poi veramente sembra un fiore così. Vi faccio vedere l'altro in questa colorazione blu, è stupendo, anche se non è il mio colore preferito perché i miei colori sono questi, verde e dorato, ma devo dire che il blu è anche bellissimo. Bene, spero che il tutorial vi sia piaciuto. Io per il momento vi saluto, vi mando un grosso abbraccio e ci risentiamo molto presto. Ciao a tutti!